mentioning the... This meeting is being recorded. Okay, are we good to start? Yeah, okay, so buongiorno everybody. I'm BHANTE SUJATO. So wonderful to be here with you, and thank you so much to the people who have organized and put this all together for us. Allora, buongiorno a tutti, vorrei ringraziare a tutti voi che siete qua e anche a chi ha organizzato e ha reso possibile questo incontro di oggi. So we have come together today to listen to Dharma, to do some contemplation and to learn more about the Buddha's teachings. Oggi ci siamo ritrovati qua per ascoltare il Dhamma, delle contemplazioni e per imparare di più sui insegnamenti buddisti. Now, just before we go on, can I just ask, does everybody here, you've meditated before, is that right? Anyone here new to meditation? Everybody's meditated before, right? You know what meditation is. Allora, vorrei solo verificare prima, chiedervi, prima di cominciare, tutti voi avete già l'esperienza nella meditazione o c'è qualcuno che è nuovo per la meditazione, che non ha esperienza? Yes? Yeah? Tutti già avete l'esperienza? Oh, that's terrible. Now you'll have to unlearn everything. No, questo è terribile, adesso dovete disimparare tutto. Oh! Nothing worse than knowing how to meditate. Non c'è niente di peggio di sapere come meditare. No, so each time we meditate, we need to approach it freshly. Ogni volta che meditiamo dobbiamo approcciarsi con una freschezza. With that sense of wonder that a child has. Con questo senso di meraviglia che hanno dei bambini. Think about when you're a child and you see the moon in the sky and you're so excited. Pensate, quando eravate bambini e vedete la luna nel cielo, è così emozionante. And I think many times when we practice meditation, it's similar. We begin and we're amazed to see the mind become peaceful, but then after we've done it for many years, then it can just be normal, just become blasé. È la stessa cosa con la pratica di meditazione. Quando pratichiamo, piano piano ci abituiamo a vedere la mente calma. All'inizio è emozionante, ma dopo ci abituiamo di vedere la mente che si calma. So what I want to try to do this evening is I'm going to talk about meditation a little bit from what might be a slightly different perspective for you. E allora oggi vorrei parlare della meditazione, però forse da una prospettiva un po' diversa. And as I'm going, please do, if you have any questions, please do put them in the chat and we'll try to get to them later. E potete, mentre anche diciamo, parlo, potete mettere le vostre domande nella chat e le vedremo verso la fine. Okay, very good. Now I need to ask you a question. Can I do that? Vi vorrei chiedere una domanda, posso? Some of you look a bit nervous. Alcuni di voi sembrano un po' in ansia. Yes, wisdom. Yes, you're wise. Yes. Okay, so you meditated before. Now, let me ask you: when you meditated before, did you notice that when you sat to meditate? Okay, let's say you're doing mindfulness of breathing meditation. You sit down to meditate and you're aware of the breathing. Is that right? Or did you sit down to meditate and you try to be aware of the breathing and all of these other things are happening, like thinking, distractions and everything? Which one of those happens? Allora, supponiamo quando vi sedete per fare la pratica di meditazione sul respiro, di consapevolezza, che cosa accade? Vi sedete e siete consapevoli del respiro o vi sedete e siete cercate di essere consapevoli del respiro, però ci sono tutte queste altre cose che vengono, i pensieri e tutto l'altro.
Qual è di Right. queste due cose che accade? Right? Number two, yes. Good, good. Bene. That's good. That's good. Okay, so one of the number one questions that people ask when they want to ask about meditation is how do I stop myself from thinking? How do I, sorry, couldn't hear? How do I stop my mind from thinking? Una delle domande che le persone quando cominciano a praticare chiedono: ma com'è fermo la mia mente dal pensare? Come posso fare così la mia mente si ferma? Right. So has anyone learnt that one yet? Has anyone got the secret? C'è qualcuno che ha già scoperto questo segreto? Come fare? Not so obvious, is it? Non è una cosa ovvia. Mm. Interestingly enough, even the Buddha struggled with that same problem. È interessante, però anche Buddha ha combattuto con questo problema, con questa domanda. So in one of the suttas, Majjhima Nikaya number 20, the Buddha talked about how he struggled with his mind being distracted and thinking and so on, and how he had to learn how to be able to let go of that. E allora anche in un sutta Buddha proprio raccontava come anche lui ha combattuto, aveva difficoltà con questo fatto della mente distratta. E che cosa ha fatto? But what I want to try to share with you today is a new way of looking at meditation. Però quello che vorrei condividere con voi oggi è un nuovo modo per guardare la meditazione. So before sharing that new way of looking at it, might not, I don't know, maybe it's not a new way for you, I don't know. But anyway, for a lot of people, it seems to be a new way. But before I do that new way, I'm going to have to talk about the old way. Allora, forse per alcuni di voi non sarà un modo nuovo, non lo so, per tanti lo è, vedremo. Però prima di parlare di quello vorrei parlare del vecchio modo. Okay? So we're going to have to go on a little bit of a journey here, so stick with me. Allora, dobbiamo fare un piccolo viaggio qua, rimanete con me. All right. So this is what we do when we meditate. Tell me if I'm wrong. So we sit down to meditate. Allora, è quello che stiamo facendo quando meditiamo, ci sediamo And we're going to try to concentrate on our breath. This e, is the cer- breath here this time. e cerchiamo di concentrarci sul respiro. Immaginiamo che questa tazza è il nostro concentrarsi sul respiro. It could be anything, but just this particular, I'll just talk about using the breath. Potrebbe essere qualsiasi cosa, però in questo momento parlo del respiro, usare come oggetto della concentrazione. So I'm going to concentrate on the breath, Allora, io sto per concentrarmi sul respiro, right? Is that right? Here I'm giusto? going to concentrate. And then when I do this, I concentrate on the breath, right? So one way we can say that is we can say we take the breath as the object of our meditation. Un modo che possiamo esprimere questo è che prendiamo il respiro come oggetto della nostra meditazione. And I want you to remember that word object. Vorrei che vi ricordate questa parola oggetto. Okay, so I'm here, I'm trying to concentrate on the object of the breath, but then all of these thoughts keep on coming in. Allora sono qua, sto Right? cercando di concentrarmi sul respiro, però ci sono tutti questi pensieri che vengono. Okay? And so here I am, I'm trying to watch the breath, all of these thoughts are coming in, it's all very stressful. Allora eccomi qua, sto cercando di concentrarmi sul respiro, però ci sono tutti questi pensieri che vengono e diventa tutto molto stressante. What if I told you that there was a completely other way of thinking about meditation? E se io vi dicessi che c'è un modo completamente diverso di pensare sulla meditazione, di vedere la meditazione? Yeah? After many years of practicing meditation and studying and being in Buddhism and all of these things, it was about 10 years ago now, I suddenly had this realization that the Buddha never talked about meditation like that.
Dopo tanti anni della pratica di meditazione, dello studio, forse circa 10 anni fa ho avuto questa realizzazione che Buddha non ha mai parlato della meditazione in questo modo. He never talked about trying to concentrate on the breath. Non ha mai parlato del fatto di provare a concentrarsi sul respiro. He never talked about the breath being an object. Non ha mai parlato del fatto che il respiro è un oggetto come un oggetto della meditazione. He never talked about thoughts and so on coming in and disturbing your meditation. Non ha mai parlato di questa cosa, del pensieri che vengono e disturbano la pratica. Ah. What the Buddha said was, so sato va asasati, sato pasasati. Mindful, one breathes in. Mindful, one breathes out. Quello che ha detto invece era consapevole, uno respira, inspira, consapevole, uno espira. Think about it. Think about the way that the Buddha is talking about meditation. Don't translate it into the way that you've thought about meditation before, but just listen to what the Buddha is saying. Mindful, one breathes in. Mindful, one breathes out. Pensateci proprio a queste parole che Buddha ha detto. Consapevole, uno inspira, consapevole, uno espira. Yeah? There's no trying. Non c'è una cosa del provare, di sforzarsi, There's no concentrating. non c'è la concentrazione, There's no object. non c'è un oggetto. Yeah? So what we have instead is an action. The Quello che, action of breathing, the activity of breathing. quello che invece abbiamo è l'azione, azione del respirare. And the meditation is really an adverb. The meditation is about how we breathe. E veramente la meditazione è un avverbio, è come respiriamo. Yeah? So let me go back to that old way of thinking about meditation for a moment. Allora, per un momento torno al vecchio modo a guardare la meditazione. I'm in here, my object is there, and all of these thoughts are coming in here. Io sono qua, il mio oggetto di concentrazione è qua e ci sono tutte queste distrazioni, pensieri che vengono a disturbare. Okay, so first of all, who is the I in here that's watching this? Allora, come prima cosa, chi è questo io che sta osservando questo? Right? Who is the I? I'm trying to focus, I'm trying to concentrate. Who is that I who's trying to concentrate on my breath? Chi è questo io che sto provando a concentrarmi? Chi è questo io? Yeah? And what is this object of the breath, right? Actually, the breath is not an object, the breath is just something that I'm doing. E che cos'è questo oggetto della concentrazione? Alla fine il respiro non è un oggetto, il respiro è qualcosa che sto facendo. So in a way, what's happened is that we've split the breath off from ourselves. Once we call it an object, right? This is a very it's a very insidious kind of language. If we call something an object, then it exists objectively. It's somehow out there, independent of us. Allora, quello che abbiamo fatto è che abbiamo diviso il respiro da noi, perché se noi chiamiamo una cosa oggetto, vuol dire che è fuori di noi. And then we've already split us. So I'm in here watching, that out there is the object. And then all of these, where are these thoughts coming from? E allora abbiamo fatto che io sono qua, c'è l'oggetto della respirazione e come terza cosa questi pensieri che vengono, ma da dove vengono? Right? I mean, who is beaming all of these thoughts into our head? Is it the government? Is it aliens? Who is it?
Chi è che porta tutti questi pensieri nella nostra testa? Il governo? Sono i marziani? Alieni? Chi sono? I hate to tell you the bad news, okay? So this might come as a shock to you, but actually, those thoughts don't come into you from anywhere else. You make those thoughts. Mi dispiace darvi delle brutte notizie, però questi pensieri non vengono da fuori. Siamo noi che stiamo producendo, stiamo facendo questi pensieri. Right? Now that can be a little bit disturbing. Questa cosa qua può essere un po', ci può dare un po' di fastidio, Because some of those thoughts are not very nice. perché alcuni di questi pensieri non sono molto belli. Maybe maybe some of those thoughts are very stupid. Forse alcuni di questi pensieri sono addirittura stupidi, Or maybe they are very full of hate. o forse sono pieni di odio. This is natural. This is just greed, hate, and delusion. This is just part of the human condition. È normale, è naturale, e fa parte della condizione umana. But this is why, think about the psychology, think about how this works. I'm in here, right? Who is the I in here that's watching the meditation? You know who this I is? I am the good one. Allora, funziona proprio, però funziona così, perché chi sono questo io che guarda il respiro? Io sarò quello buono, I am the pure one. io sono quello puro, I'm the nice one. quello carino. I mean, here I am doing my nice meditation. Eccomi qua a fare la mia meditazione carina. And so the one who's making all those thoughts, oh, that must be something that's outside of me. E allora quella cosa che produce tutti questi pensieri deve essere qualcosa che è fuori da me. So when we say, how do I stop those thoughts? What we're saying is, how do I get rid of part of who I am? Allora, quando ci poniamo la domanda come smettere tutti questi, come fermare tutti questi pensieri, ci stiamo chiedendo come togliere un pezzo di noi stessi. You're saying, I don't like who I am. I think I'm wrong and bad, and I want to get rid of these parts of who I am. So how do I do that? Ci stiamo chiedendo, ci stiamo dicendo, va bene, non ci piacciamo così come siamo, vogliamo liberarci di una parte di noi stessi e allora come riusciamo a farlo? And that's why this system is always under stress. Per questa ragione qua, questa modalità, questo sistema è sempre sotto uno stress. Because I'm here trying to concentrate. All of these things are coming in, and I've got to make myself concentrate. Otherwise, I'm going to have to admit that those thoughts actually come from me. Perché eccomi qua, sto cercando di concentrarmi e se non riesco a concentrarmi, allora devo ammettere che questi pensieri fanno parte di me. And all of this is a big bunch of ego. E tutto questo è un grande mucchio di ego. I am the one who's meditating. I am trying. I am concentrating. I am the one who's pure. Io sono uno che medita, io sono uno che si concentra, io sto provando, io sono quello puro. What if, what if meditation had nothing to do with you? E se la meditazione non avesse nulla a fare con voi, con noi stessi? Right? Nothing to do with you, actually. What if meditation was just a process of nature? Se la meditazione fosse semplicemente un processo della natura? Yeah? Like we have this kind of compulsion, I think, and I think it's a very modern compulsion that we feel we have to save everything and fix everything. Abbiamo questa compulsione, forse moderna, che dobbiamo riparare e salvare tutte le cose.
Like we have this thing we say in the environmental movement, we say we have to save the planet. Dal punto di vista dell'ecologia abbiamo questa cosa di dobbiamo salvare il nostro pianeta. Actually, the planet's doing just fine before we came along. We don't have to save anything. We just have to stop destroying it. E il pianeta stava benissimo anche prima che noi arrivassimo. Non dobbiamo salvare nulla, dobbiamo fermare qualcosa. But we can only think about it in terms of like we have to do something more. Actually, very, very often, the solution is to do something less. E stiamo sempre pensando che dobbiamo fare qualcosa in più, però spesso la soluzione è di fare qualcosa in meno. So, what if in meditation it wasn't our job to concentrate on the breath? What if it was the breath's job to take care of us? E allora, come sarebbe se nella pratica di meditazione non è il nostro lavoro, il nostro compito di concentrarsi sul respiro, ma è il compito del respiro? It's the breath job to concentrate on us, No, e no, to take care of us. take To care of take, us. Yes. yeah. Proprio il compito del respiro di prendersi cura di noi. Yeah. Hasn't our breath been looking after us so very well for such a long time? Non è il nostro respiro si sta prendendo cura di noi già da così tanto tempo, Ever since we were born. da quando siamo nati. Our breath has been there, Il nostro respiro stava là, giving us oxygen, giving us life, dandoci l'ossigeno, dandoci la vita, calming us down, calmandoci and reminding us that we're still alive. e ricordandoci che siamo ancora vivi. Every moment that we're alive, our breath is there, reassuring us, taking care of us, telling us it's okay, you're still here, you're still alive. In ogni momento della vita il nostro respiro si prende cura di noi, ricordandoci che siamo qua, che siamo vivi. And if you don't believe me, then try not breathing and see how that goes. E se non credete alle mie parole, provate a smettere di respirare e vedete. Not recommended. No, non ve lo consiglio. Actually, the Buddha did a meditation without breathing before he was enlightened. It was one of the false paths that he went down. In effetti Buddha, prima della illuminazione, ha fatto questa prova di meditare senza respirare, era uno dei sentieri sbagliati. But when I'm sure you all know what that feeling is like when you can't breathe or you stop breathing for just a minute or two. You get this sense of panic, which is that fear of death which comes on. It's a very, very powerful fear. E se uno prova a non respirare per un minuto o due, la sensazione è proprio del panico e sorge la paura della morte. And that breath is the only thing that stands between you and that fear. È proprio il respiro, l'unica cosa che sta fra di voi è il respiro. Think about that for a È moment. il respiro tra voi e la morte. Think about how powerful that panic is if you feel like you can't breathe. And then remember that your breath is what's stopping you from feeling that panic at every moment of your life. È proprio il respiro che evita che entriamo in questo panico, è proprio il respiro che sta fra noi e questa paura. That's how powerful breath is at calming you down. Could you say that again, please? That's how powerful the breath is in calming you down.
È così potente il respiro nel tranquillizzarci. Yeah. So when we approach meditation, rather than thinking, I have to concentrate and I have to stop these thoughts, instead we relax and we let the breath take care of us. E allora quando pratichiamo, invece di pensare adesso devo concentrarmi, devo far smettere che arrivino questi pensieri, possiamo semplicemente rilassarci e lasciare che il respiro si prenda cura di noi. So I'll give you a parable to illustrate this point. Vi presento per paragonare, una parabola per paragonare qualcosa. So may I just ask, how is the weather in Italy right now? Vi posso chiedere com'è il tempo in questo momento in Not Italia? good? Hot? Cold? Caldo, freddo, com'è? What's it like? Cool and sunny. Freschino. Warm and sunny? Freddo, Cool and sunny. Cool and sunny. Okay. Oh, that doesn't sound too bad. freddo. So in Australia, in Sydney, it's quite nice as well. But sometimes in Sydney, we have very hot days. Allora, in Sydney adesso è anche abbastanza gradevole, però a volte ci sono giornate molto calde. Up to, I think, about 47 is the maximum that we've had. Wow. 47 degrees Celsius, Yeah. addirittura fino a 47 gradi. So I don't know if you've ever been in 47 degrees heat, but it's so hot that you can't do anything except people just stumble around saying, wow, it's really hot. Non so se siete mai stati con un caldo del genere, però non si riesce a fare nulla, le persone già solo fanno in giro e dicono wow, è così caldo. Anyway, so in this parable, there are two friends who work together in an office. E allora, ci sono due amici che lavorano insieme in un ufficio And the air conditioning broke down. e l'aria condizionata si rompe. And it was 47 degrees. Erano 47 gradi. Oh my goodness. Oddio mio. Oh dear me. And so at the end of the day, I was very uncomfortable and everything. So one friend said to the other, why don't we go down to the beach? Allora, verso la fine della giornata, una giornata abbastanza sgradevole, uno degli amici dice all'altro: perché non andiamo giù sulla spiaggia? So in Sydney, we have beautiful beaches. Abbiamo qui delle bellissime spiagge in Sydney. So they went down to the beach and they kicked their shoes off and went for a walk along the sand. E allora sono andati sulla spiaggia, hanno tolto le scarpe e camminano sulla sabbia And they can feel the cool sand between their toes. e possono sentire la sabbia fresca fra le loro dita dei piedi. And there's a few people around, but not many. E ci sono alcune persone intorno, però non tante. The sun's going down and a cool wind is blowing in off the ocean. E c'è il sole che sta tramontando, è un vento piacevole che soffia dall'oceano. And the waves are very gently lapping in on the shore. E le onde arrivano con tanta morbidezza sulla spiaggia. And it's so nice and so peaceful and so cool. È così bello, piacevole, fresco. So our friends walk along the beach for a while and then they just sit down on the sand and just watch the waves. E allora questi due amici camminano un po' sulla spiaggia e dopo si siedono per guardare le onde. Unfortunately, one of those friends is a meditator. Sfortunatamente uno di questi amici è un praticante. And so when they sit down on the sand, then they think, "Oh, now I'm going to have to. I can use the waves as a meditation object." E allora pensa, adesso che mi sono seduto posso usare queste onde come oggetto di meditazione.
So I'm going to count the waves coming in. One wave coming in, one wave going out. E allora conto queste onde, uno arriva, uno scende, Two waves coming in, two waves going out. due arrivano, due vanno via. Hang on. Was that one or two? Oh, I'll go back to the beginning. Okay. One wave coming in and one wave going out. Allora, aspetta, dove ero? Su quale numero ero? Vabbè, dai, ricomincio. Uno, una onda arriva, una... And they try to concentrate on every wave coming in and out. E stanno provando di concentrarsi su ogni onda che sta arrivando e sta partendo. After they've been sitting there for a while, their friend says, "Oh, it's so peaceful and lovely here." One of them or another one? Sorry, I didn't get it. The next one, their Ah, friend who's not a meditator. ok. E allora dopo un po' quell'altro amico che non è praticante dice: È così bello e calmante stare qua." And the friend who is a meditator says, "Oh, I don't know, it's so hard. I can't even concentrate on the waves coming in and out." E l'amico invece che è praticante dice: Ma non lo so, è così difficile, non riesco neanche a concentrarmi su queste onde che stanno arrivando e partendo. So this is too often is what we do when we meditate. E allora questo è quello che spesso facciamo mentre meditiamo. It's about me, it's about what I can do, and it's about me being able to accomplish a task. È qualcosa che ha a che fare con me, con quello che sto facendo, quello che vorrei raggiungere, riuscire a fare. But just as in that parable, being in that place is inherently peaceful. Però come in questo esempio, in questa parabola, stare là, in quel posto, ha qualcosa di calmo, di calmante in sé. That the whole environment is calming you down already. Tutto quello che è intorno era calmante. And the same thing when we meditate, if we're watching the breath is already calming us down. E la stessa cosa con il respiro in sé ci calma. And so by bringing mindfulness with the breathing, we are helping the breath to do its job. E allora con mindfulness, con la consapevolezza, aiutiamo il respiro a fare il suo compito. Yeah. Not me doing it, the breath is doing it. Non è che io sto facendo qualcosa, è il respiro che lo sta facendo. And what you'll find is that if you can turn your mind to see meditation through the lens of letting go like this, that the breath can bring you calm and clarity very quickly. E allora quello che possiamo vedere è che se guardiamo la meditazione attraverso questa lente del lasciare andare, molto presto la meditazione porta calma e chiarezza. The breath is very good at its job. Il respiro fa il suo compito in un modo eccellente. So if you feel like you're struggling, if you feel like you're putting in a lot of hours meditating, maybe practicing for many years and not getting anywhere, then maybe it's time to struggle less. E allora se state praticando tanto e forse per tanti anni e c'è questo senso di combattere, di sfida, allora forse è proprio quello di lasciare andare. And so when we meditate, we have this perception of the breath as like something calming, something beautiful, like a gentle wave or a gentle breeze, or we think of it like a blanket or like something which is very comforting and very reassuring. E allora quando meditiamo possiamo avere
senso la sensazione del respiro come qualcosa di molto calmante, molto come una onda molto delicata, come una coperta morbida, come un vento piacevole, una brezza. And if we have that attitude that the breath is there to calm us down, then we're not creating all of those splits. We're not splitting ourselves off from the object. We're not creating this one in here. We're not creating those ones out of there. We're not doing any of that. We're just letting the breath calm us down. E allora se permettiamo che il respiro ci calmi, non stiamo creando tutta questa divisione fra me e l'oggetto e la distrazione, semplicemente permettiamo che il respiro ci calmi. Now I'm going to open up for questions in just a minute, but before I finish, I just want to say one more thing. Adesso fra poco aprirò uno spazio per le vostre domande, però prima di concludere vorrei dire un'altra cosa. And that is that don't think that what I'm saying really means that that other way of thinking about meditation is completely wrong. Non pensate che nonostante quello che io abbia detto, penso che l'altro modo di pensare alla meditazione è completamente sbagliato. It's just about balance. È una questione di equilibrio. Yeah? If we were living in a world where everybody, when they meditated, was just very relaxed and let the breath come to them, then I'd probably be teaching the exact opposite thing. Se fossimo in un mondo dove tutti quelli che praticano sono semplicemente molto rilassati con il loro respiro, forse probabilmente verrei a insegnare proprio la cosa opposta. Because obviously there is a sense in which to meditate, you have to sit down and then try to try to meditate and so on. I'm not saying it's a completely wrong way of thinking. I'm just saying maybe look at it from this other way as well. Allora, non sto dicendo che altro modo dove ci sediamo e ci concentriamo sul respiro è un modo completamente sbagliato. Vi sto solo suggerendo di vedere le cose anche da quest'altra prospettiva, dall'altro lato. And just remember that all of those things in the meditation that we find distracting, thoughts, memories, and so on, E ricordatevi che tutte queste cose che sentiamo come una distrazione durante la meditazione, i pensieri, i ricordi, tutto quello, these are just symptoms. These are just things on the surface. questi sono solo i sintomi, sono cose sulla superficie. None of those things matter very much. Niente di ciò ha una grande importanza. Yeah. So they come from our desires. Arrivano dal nostro desiderio, They come from some tension inside us. arrivano da qualche tensione che abbiamo dentro di noi. Some kind of energy in us. Da qualche tipo di energia che abbiamo dentro di noi. And so long as we're going around chasing all of those things, then we're not finding that calm that's able to still those causes of all of those thoughts. E allora finché stiamo correndo dietro tutte quelle cose, non riusciamo a arrivare a quella calma, a quella stabilità. Could you say please again to that calm that To, we to, don't let- to calm the things that are the cause of all of those distractions. non riusciamo a calmare quelle cose che causano tutta quella distrazione, che sono la causa delle distrazioni. So our mind is like a pool of water. E allora la nostra mente è come l'acqua, like a pool of water, A pool of water, yeah. come un bacino d'acqua. That it will become still and calm all by itself. Si calma da sé. All right, maybe it's time for before we finish. Maybe we have some time for some questions. I see there's a few comments in the chat. I don't know if they're questions or not. Maybe you can. Are they questions or just I comments will have or? a look.
Allora, adesso abbiamo un po' di tempo per le domande. Vedo che nella chat c'è scritto qualcosa, non so se sono dei commenti oppure sono le domande. Adesso guardo anch'io. No, non c'è niente di domande. No, for So, now there were just other things, but maybe oh, there's more. just other notes, right, about the cameras and the sound, right? Yeah. Somebody make it, is that about risotto? Is somebody making a comment about having risotto for lunch or something? No, a different one. Qualcuno stava scrivendo qualcosa sul risotto, no, risolto. There is just one more letter, but it makes a big difference. Okay, fine. Okay, no problems. In that case, does anybody have any questions? Allora, c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Katia? Anna Maria. Katia, se vuoi fare la domanda, sì. Devi smutarti. Grazie, buongiorno. Io volevo riferire che durante la pratica sempre di più emerge che il respiro ha un aspetto sia fisico, materiale, però c'è anche un aspetto mentale del respiro. Osservando il respiro è come se emerge sia l'aspetto fisico, un movimento, una consistenza, ma anche la mente è come se respira insieme. Per esempio, c'è un'immagine di qualcosa che magari si apre o si restringe e, e riesco a vedere che è sia il corpo che respira, ma anche la mente respira. Che cosa c'è in mezzo a questi due aspetti? Okay. So during the practice, I noticed that the breath has both some physical aspect, like of a matter, but also a mental aspect. So I can notice some movement and some quality, but also some aspects, mental aspects like images, something that is opening up and closing down. Um, Yes, yes, very good. So, yes, that's exactly right. The breath is not purely a physical thing, but the breath is both the air, the physical oxygen, but also is our own mental idea, our own mental concept of that, which is associated with the feelings and emotions and so on of the breath. È vero, è giusto, è proprio così. Il respiro non è puramente, non ha solo un puramente aspetto fisico dell'aria, dell'ossigeno, ma anche un aspetto mentale legato più all'idea, a quello che è In fact, mentale. Il respiro. okay. In fact, the same is true for all or everything we experience. That there's no in Buddhism, there's no idea that there's like mental and physical realms that are completely separated. E questo è vero per tutte le esperienze. Nel buddismo non c'è questa idea della separazione fra mentale e fisico. So when we're breathing, when you begin with the breathing meditation, you first notice the more physical side of it, the feeling of the air as it's coming in and out. But the deeper you go into the meditation, the more you see that emotional side, the feeling of joy and happiness, the feeling of peace and so on that's coming through there. And then you can also see it in terms of like the light and the brightness and the shining of the breath. And these are all the more subtle revelations of the mental dimensions of the breath. È vero che all'inizio osserviamo più questa parte fisica del respiro, però piano piano con la pratica c'è anche
sorge anche il lato più emotivo e dopo anche le sensazioni come la luce, un respiro luminoso, ci sono strati più sottili e la dimensione mentale. Okay, maybe next question. Forse un'altra domanda? Antonella. Buongiorno e grazie. Buongiorno. Io ho il problema che più che pensieri distraenti, quando faccio meditazione, ho il movimento del corpo distraente, nel senso che ho consapevolezza che il corpo vuole muoversi. Osservo che il mio corpo vuole muoversi, anche solo impercettibilmente, un po' un piede, un po' un braccio. Io osservo e non lo faccio, però poco per volta mi rendo conto che questo mi distrae. E se io appena un po' lo assecondo, muovo il braccio, muovo il piede, riprendo la mia concentrazione e medito con consapevolezza. È così importante l'immobilità del corpo. Se io sono consapevole, se lo osservo e addirittura certe volte ne faccio oggetto di meditazione. So when I meditate, I'm not so much distracted by thoughts. What is distracting me is movements of my body. My body wants to move, so I notice that. I notice sometimes I maybe make little movements, so I notice that. But and when I move, then I can gain back my concentration. I wonder, is it so important this not moving, not to move while meditating? Okay. First thing is, everyone's meditation is different. So your your meditation is what happens to you, and you can't compare that to anybody else. Allora, come prima cosa, la meditazione di ognuno è diversa, perciò non possiamo paragonare una meditazione di una persona con l'altra. But when I also used to have a lot of movement in my meditation. Anch'io avevo tanto del movimento nella mia meditazione, Especially when I first started to meditate. specialmente all'inizio, quando cominciavo a praticare, For the first couple of years. nei primi anni. And, sometimes it might be just a gentle movement, like a hand vibrating or something like that. A volte poteva essere un movimento molto delicato, come una vibrazione nella mano. Sometimes be much more strong, like sometimes I would just sit down to meditate and my body would just go into a spasm. I'd just leap up from the meditation seat and throw myself over to the other side of the room. E a volte invece era molto forte, mi sedevo per meditare e il mio corpo aveva uno sbalzo e mi trovavo dall'altra parte della stanza. This is very strange. È molto strano, Because we think that meditation is going to make us peaceful and that all of these strange things happen. perché pensiamo che la meditazione ci rende più calmi e dopo osserviamo che ci sono tutte queste cose che accadono. So it's important to talk about these things because otherwise people think that there's something going wrong with them. È importante parlare di queste cose perché se no le persone pensano che c'è qualcosa di sbagliato nel modo in cui fanno o con se stessi, con loro stessi. So what I found for myself, and I can't say if this is going to be the same for you, but what I found for me was that a lot of this movement was caused by an imbalance of energy inside myself. E quello che ho trovato per me stesso, non lo so se può essere valido anche per te, è che tanto di questo movimento è stato causato da un disequilibrio energetico dentro me stesso. Yeah, I can't really explain it fully, but all I can say is that there's just like this feeling
that when you're coming to meditate, that the energies in your mind and body are finding a new equilibrium. Maybe like energies that have been locked up are suddenly released, or things are moving around. Non so bene proprio spiegarlo, però come se ci fosse questa sensazione che quando pratichiamo, quando praticavo, che l'energia nel corpo deve trovare un nuovo equilibrio. Forse certe cose erano bloccate e cercano un modo per uscire. When that first, like that would come and go, but when that first happened, I kind of thought, oh, this will just pass, it will just be a phase. Quando è cominciato, era una cosa che capitava, dopo smetteva, però all'inizio pensavo che è una fase, sicuramente passerà. But actually lasted a lot longer than I thought it would. Però è continuato per molto più tempo di quello che mi aspettavo. And in fact, I kept on doing it to a greater or lesser degree until I got one particular meditation instruction. E più o meno mi capitava finché non ho ricevuto una istruzione particolare per la pratica. And my meditation teacher said, you need to learn to focus on the ending of things. Il mio insegnante mi disse, devi imparare a focalizzarti sul finire delle cose. Focus on like when if something like that happens, like the energy and the movement itself, like we our mind is pulled to that movement which arises and which has that energy to it. But instead of focusing on that, focus on what it feels like when that energy finishes. E allora quando questo accade, la mente è attirata verso quella energia del movimento che si vuole fare, ma cerca di focalizzarti sulle... could you please say it again? Try to focus on the end. The ending of things, yeah. The energy comes up. Instead of focusing on the energy coming up, we focus on the energy ending. Invece di focalizzarsi sul quel momento dove questa energia sta salendo, focalizzarsi sulla parte dove sta finendo. And when he told me that, and then I went away to meditate, and then I did that, and then that problem went away and never came back again. E quando ho fatto questo nella mia pratica, dopo averlo ricevuto come istruzione, ho provato a fare questo e la cosa non è mai più tornata. So again, not unusual or not even particularly a problem if you're having some movement in your meditation. Perciò non è una cosa inusuale o non è un problema se ci sono questi movimenti durante la meditazione. But ultimately, that movement is a movement. It's a disturbance. It's not tranquil. È vero che questo movimento non è una tranquillità, è un disturbo. So you want to be able to move past it. E allora alla fine vuoi andare oltre. So instead of focusing on the movement, focusing on the ending of the movement. E allora invece di focalizzarsi sul movimento, focalizzarsi sulla parte del finire del movimento, fine del movimento. Hopefully that will be helpful. Spero che questo sarà utile. It looks like we're running out of time. Sembra che abbiamo già superato il nostro tempo, che stiamo finendo il nostro tempo. Sì, a me piacerebbe dire che questa cosa ultima che lui ha detto, questo di focalizzarsi sul finire delle cose, è qualche cosa che lui sta utilizzando molto anche nel suo insegnamento. Ogni volta che finisce una frase si sofferma sulla parte con un piccolo... usa sempre, diciamo, delle piccole come si può dire, delle piccole sonorità, ecco. E lo trovo veramente piacevolissimo, è proprio un insegnamento prezioso, cioè che gli è stato utile, diciamo, nella sua pratica, ma che è stato utile, penso, a tutti noi anche adesso, perché è qualcosa che genera immediatamente una grande spaziosità.
ecco, so, questo perlomeno è quello che è arrivato a me. So, Marinella was noticing that focusing on the ending is something that she felt also in your teachings today, that towards the end of the phrase or end of what you were saying, there was always this kind of like a little and she found it really helpful. Well, I'm glad my were able to be of help for you, Marina. Sono contento che i miei erano di aiuto. Sì, generavano una grande spaziosità. It was generating some spaciousness. Very good. So, shall we wrap up for today? Allora, concludiamo per oggi. Yes. Thank you. Grazie to everybody who's helped to organize. Ringrazio a tutti coloro che hanno aiutato nell'organizzazione di questo incontro. And especially to Sanda for doing the wonderful translation. Per la traduzione a me. I hope I didn't make it too hard for you. No, it was okay. Spero che non era troppo difficile per me. Okay, very good. E noi diciamo... Okay, so yeah, thanks everybody. I think many of you probably know I'm planning to come to Italy about a bit over a year's time or something. So hopefully I will see you all then. But I wish you all the best, and I wish you all flourishing in your Dharma practice. E allora vorrei ringraziare anche voi e sapete probabilmente che poco più, fra un anno, poco di più, verrò in Italia per un ritiro e spero di rivedervi là e vi auguro una fioritura nella vostra pratica. E noi ringraziamo veramente infinitamente BHANTE e SUJATO per la profondità degli insegnamenti, per anche la gioiosa trasmissione, perché c'è questo entusiasmo che insomma arriva veramente forte a tutti i nostri cuori e speriamo di ritrovarci appunto l'anno prossimo di nuovo tutti insieme al ritiro. E quindi grazie infinite a tutti voi, a Sanda per la traduzione. Grazie. Ok. Sadhu, E anche magari forse Sadhu, io mi sadhu, smuterei di sadhu. nuovo e farei ancora un buon compleanno, se fosse possibile. Auguri! Sadhu, Così lo sadhu, sadhu. rifacciamo. Tanti auguri ancora. Happy birthday, auguri. Happy birthday. Auguri! Auguri, auguri. Auguri. Thank you. Auguri. Grazie. Grazie Sandra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sadhu, Ciao. sadhu, sadhu. Grazie. Grazie.